Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Andiamo a vedere cosa può succedere in Braga-Napoli. Immergiamoci in questa partita di Champions League che abbiamo domani, anche se la delusione post Genoa, dal mio punto di vista almeno, non si è placata. Sono ancora nervoso per le dichiarazioni, per ciò che abbiamo visto in campo e per tutto ciò che sta succedendo, e mi auguro si plaghi in casa Napoli. Però le azioni e le dichiarazioni di Garcia non lasciano nulla al caso, anzi hanno diviso completamente una piazza e siamo solo alla quarta giornata, ma non ritorniamo sulle dichiarazioni dove abbiamo fatto già post partita, video eccetera eccetera, perché poi mi comincio ad irritare di nuovo e non voglio. Prima di cominciare, ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo in Braga Napoli perché ci sono delle indiscrezioni di formazione che volevo condividere con voi, ovviamente nella sezione commenti. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate e soprattutto come state a livello psicologico dopo questi 3 giorni che sono passati dalla disfatta di Genoa. Allora, si parla di Nathan. Esordirà Nathan domani? Non lo sappiamo. Allora, si sta aspettando il completo recupero di Rachmani perché Garcia, almeno a quanto si legge, vorrebbe far esordire Nathan insieme a Rachmani, quindi è comunque in relazione alle condizioni del kosovaro. Vedremo se Nathan dovesse esordire in Champions. La domanda che mi faccio è possono anche essere tanti 3 giorni di recupero da un affaticamento eccetera eccetera, o da questo ginocchio che si dice non funzionante al 100% di Nathan. Ha recuperato? Va bene, ha recuperato in 3 giorni, va benissimo. Lo volevi schierare col Genoa e non l'hai fatto perché non avevi Rachmani. Ok, abbiamo capito anche questo. Va benissimo, condivisibile, però mo ci si deve prendere la responsabilità di farlo esordire in una partita di Champions. Decisione che può essere condivisa o meno. Io non so più cosa pensare. Veramente non so più cosa pensare. Io mi auguro che domani Nathan all'esordio zittisca tutta l'opinione pubblica che ha avuto contro anche senza avere poi un riscontro dal campo. Mi auguro che faccia una grandissima partita e che al limite sia pure il migliore in campo, però augurarmi che Nathan sia il migliore in campo domani significa che noi prendiamo delle imbarcate a livello difensivo che Nathan deve rispedire al mittente, quindi diciamo auguriamoci che se gioca faccia una prestazione più che sufficiente e che il Napoli non soffra come abbiamo sofferto contro il Genoa, perché queste sono le considerazioni che posso fare dopo aver visto il Napoli nell'ultima uscita e nel post partita di Garcia, che ha dato completamente non la colpa, ma ha detto che la squadra ha mancato di determinazione. Allora, che la squadra ha mancato di determinazione, la colpa è dell'allenatore. Uno, perché non li tieni sul pezzo determinati a livello mentale. Due, perché la determinazione cala quando tu a livello tattico sei completamente scarso e non ti riesce niente. Fai un'azione e non ti riesce, ne fai un'altra e vieni bloccato, alla terza prendi il gol dalla squadra avversaria, è normale che psicologicamente una squadra crolli. Può essere anche il team Europa con i migliori calciatori presi da tutte le squadre migliori del palcoscenico europeo, cali comunque a livello psicologico, perché vedi che nessun movimento funziona, vedi che le gambe non ti rispondono perché c'è anche un problema a livello fisico. La domanda che mi faccio è: che cosa avete fatto a Di Maro e a Castel di Sangro? Praticamente niente. Nei commenti passati e sotto a qualche video di un po' di tempo fa già mi era stato detto da alcuni di voi, che ringrazio assolutamente, che non si è curata la fase difensiva nei ritiri, che a livello tattico è stato fatto ben poco. L'abbiamo visto nelle prime uscite di campionato. Frosinone e Sassuolo le hai vinte,
perché le hai vinte, hai meritato assolutamente di vincerle, però ci sono anche dei meriti della squadra avversaria e poi hai, hai fatto quello scempio di secondo tempo con la Lazio e questa partita col Genova che sono dichiarazioni palesi di un lavoro che non è stato fatto come si deve, senza se e senza ma. Mi auguro che la partita di domani sia una partita sia la partita del riscatto, perché ci sono nel calcio succedono anche queste cose, quando una squadra va male nel campionato di appartenenza, poi si ritrova a giocare una partita di Champions e al limite la vince facendo una prestazione super convincente, si convince o si autoconvince di nuovo e si riparte poi col piede giusto in campionato. Mi auguro che sia questo il caso, perché dovessimo, mamma mia, mi rabbrividisco solo al pensiero, dovessimo steccare la partita di domani, sarebbe buio totale e mi aspetterei un cambio in panchina durante la conferenza stampa post partita, veramente. Nel caso dovesse succedere che il Napoli non abbia né capo né coda come la partita col Genoa anche domani sera, io mi aspetto che il presidente non partirà nemmeno per il Portogallo, la vedrà da casa. Mi auguro che il presidente si connetta in conferenza e dal vivo dica: guarda, è stato un piacere caro Garcia, però così non possiamo andare avanti, troviamone un altro, perché poi io voglio dare tempo, voglio aspettare un attimo l'allenatore, ma non possiamo rimetterci poi una stagione intera, perché diventa difficile recuperare se aspettiamo la Fiorentina e non portiamo a casa punti. Non portiamo a casa punti. Che arrivare alla prossima sosta delle nazionali è rischiosissimo, ovviamente augurandomi che il Napoli ne vinca quanto più possibile fino alla Fiorentina e che si ritrovi se stesso con Garcia che deve fare un passo indietro e rimettere al Napoli gli abiti dell'anno scorso, semplicemente facendo ritrovare il sorriso poi a tutta la squadra, perché questo è un altro argomento, non c'è nessuno più che ride e l'essere infelici porta a situazioni che abbiamo già vissuto nel periodo di Ancelotti e che assolutamente non vogliamo né rivivere e né ce lo possiamo permettere da campioni d'Italia nella maniera più assoluta. Comunque Nathan si dice che dovrebbe partire titolare. Io ho letto anche una piccola indiscrezione: Simeone al posto di Osimhen, può partire titolare Simeone. A livello di formazione, Garcia, tu sai, poi dovrai renderti conto ed essere consapevole delle scelte che hai fatto, perché nel caso poi ti vada male ricomincerà il solito tram tram che è stato fatto post Genova. La partita è abbordabilissima, la squadra, mi sono andato a vedere gli highlights dell'ultima partita che hanno perso, alla fine squadra che gioca palla a terra nella maniera più assoluta, però il livello tecnico è decisamente basso. Non possiamo dire che forse sono più forti del Genova, ma siamo lì come squadra e vista la partita che abbiamo fatto contro il Genova noi dobbiamo assolutamente cambiare rotta, perché potenzialmente ci può mettere in difficoltà chiunque, ma non è solo il Napoli, è nel calcio in generale. Quando tu tatticamente sei pari a zero, qualsiasi squadra avversaria, anche di categorie minori, organizzata, con affiatamento e con condizione fisica perché si corre, ti può mettere tranquillamente in difficoltà. Quindi mi auguro che il Napoli abbia ritrovato se stesso e domani facciamo una grandissima partita. Cominceranno oggi le partite di Champions League, ci guardiamo le altre squadre impegnate. Fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate del Nathan Rachmani, Simeone forse al posto di Osimhen. Non si sa se ci sarà qualche altro cambio a centrocampo, andremo poi a vedere nel dettaglio al limite entro domani mattina, che si avranno informazioni
più precise per quanto riguarda i recuperi, soprattutto nella zona dei due centrali di difesa, e ovviamente ne parleremo insieme. Sempre Forza Napoli, ragazzi. Auguriamoci di vincere con il Braga e di metterci il Genoa alle spalle e di cominciare da domani questa stagione che deve portare a risultati per forza positivi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video.